Ciao ragazzi, benvenuti alla settima lezione. Allora, oggi vedremo come aggiungere campi, formattarli, duplicarli e fare campi condizionali. Allora, andiamo nel nostro server. Io ho già importato una tabella del SQL e se vedete in alto ci sono le schede, aggiungi colonna. Ecco, qui abbiamo tutti gli strumenti per aggiungere colonne in modo automatico, con gli oggetti senza usare nessuna riga di codice. Allora, i primi tre bottoncini li vediamo alla fine. Mettiamo il caso, nella lezione precedente abbiamo fatto un accenno, colonna condizionale, premiamo e ci esce il pannellino. Se la colonna type è uguale a, o quello che vogliamo qui, a un testo che scriviamo noi oppure il risultato di un altro campo, e selezioniamo il campo, allora scrivi quello che vogliamo, oppure selezioniamo il risultato di un altro campo, altrimenti anche qui quello che vogliamo oppure il risultato di un altro campo. Se vogliamo aggiungere altri if, aggiungi, aggiungi e andate avanti quanto volete. Per nominare la colonna qui. Quando date l'ok, adesso mi dà un conflitto, ok, togliamo, elimina, così vedete anche come eliminare l'if, perché altrimenti lui vuole che li compiliamo, diamo un ok, ecco che si crea il passaggio, eventualmente se lo volete modificare, rotellina, ricordatevi sempre la rotellina, rientrate in modifica. Bene, cancelliamo questo, mettiamo che vogliamo creare un indice, premendo sulla linguetta ci fa l'indice a partire da 0 va incrementale di 1, quindi 0, 1, 2, 3 fino in fondo, oppure parte da 1 oppure facciamo il personalizzato, li facciamo tutti e due. Partiamo da 1, vedete mi crea il passaggio, 1, 2, 3, 4 eccetera, rotellina, vedete, e mi fa praticamente vedere quello che mi darebbe nel personalizzato. Personalizza, vedete, esce lo stesso risultato. Quindi io dico, voglio farlo personalizzato, parti da 5 e incrementa di 3. Diamo l'ok, ecco che l'indice parte da 5, 5, 8, 11 e così via. Mettiamo il caso che voglio farlo andare in negativo, nulla mi vieta di dirgli, ok, parti sempre da 5, però fammi un meno 3. Quindi ecco che vediamo 5, 2, meno 1, meno 4, meno 7 e così via. Gli indici sono utili a fare determinati passaggi e non sempre è così scontato e semplice andare ad inserirli all'interno dei nostri passaggi, anche perché la cosa interessante è che lo possiamo fare anche dopo un 15 passaggi quando vogliamo, quindi è molto interessante questa cosa. Eliminiamo indici, se vogliamo duplicare una colonna premiamo semplicemente il tasto selezionando sempre la colonna che vogliamo andare a duplicare. Ecco, il formato è interessante. Qui abbiamo la prima maiuscola e le altre minuscole. Se premiamo su formata, io voglio tutto maiuscolo, mi crea un campo, cliccando il bottone, ecco che mi converte tutto in maiuscolo. Piuttosto che voglio eliminare con taglio tutti gli spazi che stanno a sinistra e tutti gli spazi che stanno a destra, magari è un campo sporco, devo togliere tutti gli spazi all'inizio e alla fine, io premo qua con un bottone senza sapere nessuna riga di codice, taglio, adesso qui non ho un campo per farvi un esempio e comunque lui va a tagliare, se facciamo clic sul tellino vediamo che scrive la parolina trim, adesso non so se sapete, comunque trim è l'annulla spazi a destra e a sinistra che corrisponde all'annulla spazi di Excel. Se volete aggiungere del testo all'inizio di un campo, creiamo un nuovo campo, aggiungi prefisso, gg, ecco che mi crea il campo e aggiunge gg. Se facciamo un suffisso me lo fa alla fine. Se non sapete di queste funzioni, oppure le successive vi farò vedere cosa fa premendo su taglio, passandoci sopra col mouse, ecco che esce un pop-up, lo rifaccio, con una descrizione più dettagliata, quindi crea una colonna contenente i valori della colonna selezionata con gli spazi iniziali e finali mossi. Pulisci non ho mai ben capito cosa fa, non lo utilizzo, ma eventualmente quando avete la descrizione scrivete su Google Power Query, funzione pulisci e vi esce il risultato eventualmente. Se vi interessa approfondite in autonomia. Vediamo il campo estrai. Perfetto, allora eliminiamo i passaggi che abbiamo appena fatto per non fare troppa confusione. Ok, seleziono Temple Material, ricordatevi quando fate qualcosa, selezionate il campo che volete, sul quale volete andare a interagire. Estrai, io voglio estrarre la lunghezza del campo Template Material, voglio sapere quanti caratteri ci sono dentro. Ecco qua, anche qua, un clic, 7 caratteri, la parola citata è composta da 7 caratteri, metal da 5 caratteri. Prendiamo ancora template materiale, estrai, voglio estrarmi le iniziali, quindi è un left, un sinistra di Excel. Quindi se premo iniziali, ecco qua, voglio tirarmi fuori i primi tre,
ecco che mi scrive ACE. Ricordatevi, selezionare la colonna, altrimenti se selezionavo il 7 mi sarebbe comparso solo 7, ovviamente, perché lavoravo su questa colonna. Mettiamo che voglio fare l'intervallo, quindi il substring, mi sfugge come si chiama in Excel, comunque intervallo, vedete ho selezionato la colonna length, facciamo tempo il material, così lavoriamo su questa colonna qua. Intervallo, parti dal carattere 2 e tirami fuori 3 caratteri. Ecco che parte dal carattere 2, quindi i primi due me li scarta, e TA, età. Quindi il 3, il 4 e il 5 me li va ad estrarre. Se vogliamo modificare l'intervallo perché volevamo partire dalla C, dal carattere 2, ecco che mettiamo 1, e lui mi fa set ed età su metallo. Perfetto, eliminiamo questi passaggi, così andiamo oltre, quindi estrai, vedete avete un po' tutto. Analizza, lasciamo stare, poi vediamo che qua ci sono dei bottoncini che sembrano disattivati. Come faccio ad attivarli? Semplice, per attivarli bisogna attivare i campi giusti, perché se facciamo delle operazioni che vanno fatte su dei campi numerici, delle misure, dobbiamo selezionare un campo che sia una misura, un numero. Ad esempio questo, vedete, è un numero, ecco che si sono accesi. E cosa possiamo fare? Standard, vedete, possiamo fare moltiplica. Io voglio fare un campo in cui mi moltiplica il valore di macrophase sequence per 5 oppure per il valore contenuto in un'altra colonna. Ricordiamoci quando vediamo questa cosa che abbiamo sempre la selezione testo che inserisco io oppure il risultato in un'altra colonna che sta sempre in linea sullo stesso record ovviamente. Quindi potrei fare macrophase sequence per macro material, ad esempio facciamolo così. Macro material, lo selezioniamo. Adesso non me lo trova. Probabilmente, perché è formattato in ABC, vedete? Quindi lui ovviamente va a vedervi i campi numerici. Vabbè, facciamo che lo facciamo per 5 manuale. Facciamo un ok. Ecco che lui mi genera il campo in automatico, qui a destra. 20 per 5, ecco, è uguale a 100. Come vedete, selezionando sempre questo campo qua, che ha l'1, 2, 3, quindi se non si accendono quando prendete un campo numerico che secondo voi è numerico, attenzione, controllate che magari non si è formattato in campo testa, allora eventualmente convertitelo come abbiamo visto nella lezione precedente. Anche qua vedete ci sono altre cose, anche qui passando sopra vi dà la descrizione, quindi potete sottrarre, dividere, fare la percentuale o la percentuale di, quindi anche qua nessun tipo di formula, nessun trippo per farsi le percentuali, clicchiamo percentuale di 100, anzi facciamo 50, così è un po' più chiaro. Perfetto, la percentuale di 20 e la percentuale di 50 è 40. Se andiamo sul 99 ad esempio vediamo che è quasi il 200%. E anche qua semplicissimo, tutte formulette. Come vedete abbiamo anche altri campi, abbiamo le statistiche, la trigonometria, l'arrotondamento, informazioni se pari, dispari, segno, scientifiche, ne avete di più quello che volete. Quindi sempre tutto a oggetti. Vediamo che adesso qui sono disattivate queste qua. Cavolo, anche qua se lavoro con le date devo lavorare con campi formattati in data. Quindi allora, di qua a destra ne ho, ecco qua. Qui abbiamo una data. Ecco che si attivano. Allora, qui purtroppo l'orario ce l'ho 00, quindi è inutile che andiamo a vedere qua. Comunque qui potrei andare a creare un campo dove mi fa vedere solo l'ora, piuttosto che l'inizio dell'ora, la fine dell'ora, il minuto, il secondo, eccetera. Vediamo comunque il campo data, approfondiamo un po' che abbiamo. Io devo farmi l'anno di questa data qua, è semplice, clic anno, ecco che in automatico mi estrapola l'anno senza fare nessuna formula. Torniamo sempre sulla data che vediamo un altro paio di cose. Voglio farmi il trimestre, anche qua, trimestre dell'anno, inizio del trimestre, fine del trimestre, la settimana. Voglio sapere il nome del giorno, ad esempio, il nome del giorno, ecco che mi estrapola dalla data, andiamo in fondo, me l'ha creata, ecco che quella data lì corrisponde a sabato. Vediamo un ultimo esempio sulle date e poi abbiamo praticamente finito. Queste qui sono disattivate, anche qua, attenzione, a seconda di quello che selezionate si attivano le varie opzioni. Quindi sottrai i giorni, passiamoci sopra col mouse e mi dà la descrizione. Quindi questa funzioncina qua mi fa
la sottrazione tra due date. Per attivarla come faccio? Semplice, clicchiamo questa, CTRL, premiamo CTRL e selezioniamo anche l'altra colonna. Quindi abbiamo le due colonne, quindi io devo fare la sottrazione tra due campi, ritorniamo su data, eccoli là che si sono attivati, vedete, sottrai giorni. Io creo sottrai giorni e mi fa la differenza tra le due date. Premo la rotellina, ecco che vedo il codice, quindi anche se voglio invertire la sottrazione non faccio altro che prendermi questa data qua, ve lo faccio vedere, quindi dentro la parentesi, quello che è tra parentesi quadri è il nome del campo, la seleziono, cioè la taglio, la metto qua, prendo l'altra, così inverto praticamente la sottrazione. Incollo, do l'ok, andiamo a destra, ecco che vedete che vanno in positivo perché ho invertito la sottrazione, quindi è anche utile se non riuscite a capire come girare i campi, eventualmente andate in manuale entrando sulla rotellina. Bene, gli ultimi tre campi poi abbiamo finito, sono allora questo e questo ignorateli, andiamo sul personalizza, che è quando entrate nella rotellina, vedete, colonna personalizzata. Qui potete scrivere, se non ci sono le funzioni native predisposte con gli oggetti che stanno qui, potete andare a fare delle colonne personalizzate a vostro piacimento. Come si fa? Non so il codice, non so come fare, lo vediamo nella prossima lezione che vi darò praticamente, ho aggiunto un punto, la Bibbia del linguaggio di Power Query. Quindi andiamo nel sito della Microsoft dove è scritto nel dettaglio tutte le formule immaginabili che potete andare ad inserire sul campo personalizzato. È molto utile perché ha una possibilità di selezione che è estremamente vasta, potete fare veramente tutto quello che vi passa per la testa. Non è difficile, lo vediamo alla prossima lezione. Ci vediamo, ciao!